Cari amici, buonasera. Stasera sono particolarmente felice di avere accanto a me il professor Athos Arzenton, mamma mia che cognome complicato che ha, collegato con me da Verona. E questo salotto con il professor Athos Arzenton vorrebbe idealmente proseguire un viaggio che abbiamo cominciato un paio di settimane fa, parlando di un progetto radiosonde nelle scuole, collegandomi con un professore, Stefano Gaffi. Perché si prosegue questo discorso? Perché il professor Arzenton è il coordinatore nazionale della radio nelle scuole 4.0, che è un altro progetto molto ma molto interessante che viene sviluppato nell'ambito delle scuole. Caro professore, benvenuto e mi racconta un po' la storia di questa nascita di questo progetto? Ehm, Nasce all'interno delle azioni che sta portando avanti in questo momento l'Associazione dei Radioamatori Italiani, ARI, dove vi sono anche altre azioni che si innestano in quelle che si chiamano un progetto che si chiama più grande, più ampio, Generazione Futura, e la radio in scuole 4.0, che è stata già sperimentata nel 2005 fino al 2007, è stata ripresa con un nuovo vigore, adattandosi proprio in questi anni, dal 2020, a quelli che sono i modelli comunicativi delle nostre generazioni di adesso. Siamo nel momento che si è chiamato post-Covid, ma i modelli sono con gli adolescenti sono decisamente mutati, come è giusto che sia rispetto al 2005. Da quel grande successo che vi fu allora è stata ripresa e quindi anno dopo anno abbiamo, grazie alla collaborazione di un team che dopo avrei il piacere di citare, di persone, abbiamo ricreato delle opportunità per generare degli entusiasmi, non solo per gli studenti, ma anche abbiamo la presunzione anche per i colleghi docenti che sono ancora in trincea e in prima linea nel questo universo della scuola che dà tante soddisfazioni, tante sofferenze, ma anche tante soddisfazioni. E poi metteremo i puntini su questi aspetti. Ecco, ma quando uno parla di radio 4.0, uno si immagina, ma che cosa fate? Create delle trasmissioni radiofoniche, eccetera, per le scuole? Oppure è una modalità di collegamento tra le varie scuole per sinergizzare delle esperienze comuni, condividere delle conoscenze didattiche, eccetera, eccetera? Sì, lei ha colto l'insegno. La 4.0 è qualcosa che va oltre a quello che abbiamo citato. Fra i vari progetti c'è anche la web radio. 4.0 è un portone che si spalanca di fronte agli studenti per immergerli in quell'universo che è quello della comunicazione tramite le onde radio, ovviamente. Quindi tutte conoscenze che portano gli studenti a scoprire quello che a volte usano col telefonino, ma esiste un universo, le onde radio non è solamente trasmissione, ma anche radioascolto, radioastronomia, radiosegnali della natura, quindi abbiamo un ventaglio di progetti, di proposte che abbiamo voluto mettere a fuoco e quindi proporre in maniera anche strutturata e precisa agli studenti, alle scuole, che stanno dando dei riscontri estremamente positivi. Perché? Perché i progetti
non è l'importante, non è solo quello che si fa, ma è anche come lo si fa, no? Quindi hanno una capacità aggregativa, hanno la capacità di stimolo, questi progetti, poi ci entriamo in dettaglio, no? Hanno la capacità di sviluppare non solo competenze, ma poi accenneremo anche un po' allo sviluppo delle attitudini, che è un po' un piccolo così distinguo rispetto a quello che conosciamo, le competenze in ambito europeo. Vediamo, allora facciamo un percorso, se lei è d'accordo, io parlerei proprio 4.0 cosa significa? Non è scimmiottare, ecco, se va Giusto, bene, giusto, direi giusto. no. La radio nelle scuole 4.0 ha 4 obiettivi, quei 4 punti cardinali per quello che è la valorizzazione della conoscenza, il mondo delle radiocomunicazioni, è quello di far emergere le eccellenze, i più bravi, un punto cardinale, dare la possibilità di conoscere le tecnologie della radio, diciamo, quindi utilizzare le tecnologie per la radio, che sono tante, Terzo punto è creare le premesse per sviluppare nuove tecnologie. Se noi formiamo le menti attente e preparate, creiamo le premesse di avere in futuro dei ricercatori, dei ragazzi in gamba che andranno avanti nel mondo delle radiocomunicazioni. E il 4.0, quarto punto cardinale, è sfruttare questo mondo, questi stimoli della radio per sollevare, dare una mano anche ai ragazzi meno vogliosi, meno preparati, quelli apparentemente indisciplinati che sono forse i più fragili, e quindi cerchiamo anche con quelli di recuperarli grazie a dei progetti che poi vedremo. Questo è il 4.0. Adesso poi possiamo vedere i progetti. È un grosso stimolo alla creatività da parte dei giovani e soprattutto attraverso diciamo anche il lato gioco, detto tra virgolette, che ci può essere nell'uso della tecnologia radiofonica eccetera, anche studiare facendo, e si impara di più, no? Sì, i progetti diciamo che hanno in comune due aspetti fondamentali nella didattica. L'apprendimento collaborativo o cooperativo si chiama, no? Dove i ragazzi si scambiano quello che hanno imparato fra di loro. E poi l'altro aspetto è quello di dover imparare, vorrei dire studiare, dover approfondire un argomento, far di conto, per esempio, per poter risolvere un problema reale, quindi quello che gli anglosassoni chiamano problem solving, insomma, quanto elio bisogna metterci nel pallone, facciamo un esempio, nel pallone sonda, affinché possa salire una certa quota. Allora, quindi apprendimento collaborativo e imparare proprio con una forte motivazione per risolvere un problema contingente. Tutti i progetti della radio nelle scuole 4.0 hanno questi due elementi in comune. Ecco, a questo progetto della Radio 4.0 stanno partecipando automaticamente tutte le scuole italiane, oppure c'è una selezione, diciamo, tra i partecipanti? Sì, allora, a differenza della prima edizione nel 2005, dove siamo partiti con la classica struttura piramidale, quindi una convenzione, un protocollo d'intesa, abbiamo fatto con la direzione sistemi informativi del Ministero allora, nel 2005, quindi dall'alto verso il basso, dove nel giro di 2 anni avevano partecipato circa 200 scuole. Quest'anno abbiamo ribaltato la strategia, siamo partiti dal basso. Abbiamo creato le proposte dei progetti il primo anno, le abbiamo passate, diffuse alle scuole, e le scuole hanno cominciato a moltiplicarsi in maniera esponenziale, in maniera naturale, quindi
senza avere dei vincoli imposti nella struttura gerarchica, diciamo, tipica così anche del Ministero, no? Questa crescita dal basso è aumentata ogni anno e quindi abbiamo ancora circa un centinaio e passa di scuole, ma molto motivate e molto selezionate in maniera, direi, autonoma, no? Proprio per la motivazione forte. Certo. E ovviamente poi supportate dall'Associazione Radioamatori Italiani, che si trova con 250 sedi territoriali presenti in tutta Italia, e questo è fondamentale perché hanno la possibilità i colleghi, i docenti di zona da Palermo a Bolzano di appoggiarsi alla sede dei radioamatori italiani. Quindi quest'anno abbiamo fatto una crescita dal basso verso l'alto, proponendo poi i progetti che adesso vediamo. Ecco, quali sono i progetti appunto che per ora le hanno dato maggiori soddisfazioni, oppure pensa che siano stati colti con maggiore entusiasmo o sviluppati più positivamente dagli studenti? Ecco, noi vediamo i progetti, fra il bouquet dei progetti pilota, ce ne sono una dozzina anche sul sito www.laradionellescuole.eu, quelli che stanno dando un forte impatto significativo sono proprio i progetti che sanno aggregare. Faccio un esempio: il progetto Radiosonde, quindi il lancio di palloni sonda, oltre ad essere altamente interdisciplinare, riesce ad aggregare, come ha dimostrato il professor Stefano e il collega Gaffi dei licei della Lunigiana, riesce ad aggregare dinamiche nel lavoro di gruppo con competenze trasversali interdisciplinari, tenendo presente che c'è sempre quell'asse tematico per le mutazioni climatiche per il quale abbiamo anche dei grossi e forti legami con l'Associazione Italiana per la Meteorologia e di Fisica dell'Atmosfera, AISAM. Abbiamo dei grossi legami anche con l'ambito scientifico, con l'ISMAR. Ecco. Allora, i progetti vincenti sono quelli che sanno aggregare radiosonde, molto probabilmente radiocaccia, ok? Radiocaccia è la ricerca dei segnali dove si fanno correre le ragazze delle primarie in un giardino, in un bosco con l'antennina e vanno in cerca di un segnale. Ma questo apre a loro che cosa? Apre ai ragazzini, fanno scoprire un mondo, aprono la testa, insomma, no? Poi abbiamo anche altri progetti. Poi nel cassetto adesso abbiamo tirato su 3 zone di incubazione che riguarda l'autismo, che riguarda la web radio, ma ne parliamo con calma. Allora, ecco, ma quando lei parla dei ragazzi con le antennine che vanno in giro, eccetera, per cogliere quali tipi di suoni? No, di suoni, di segnali radio. Radio, in questo caso poi c'è una nota in telegrafia in codice Morse che identifica la cosiddetta volpe, no? È una scatoletta piccolina che trasmette su una frequenza ben precisa e che trasmette quindi un segnale punto linea con la propria, che dà proprio diciamo, il codice della volpe, della radio volpe che va individuata. Qual è l'aspetto? L'aspetto è che si unisce il gioco, come ha detto giustamente, perché l'insegnamento, l'apprendimento passa sempre dal gioco, poi c'è la competizione, perché si fa la gara fra scuola e scuola, no? Chi riesce a trovare le 3 volpi, per esempio, in un tempo minore, e si affinano quindi delle capacità, delle competenze, dove con l'antennina direttiva si gira intorno, dove il segnale è più forte, tutti i ragazzini di quel gruppo corrono a cerca della scatolina magica. Allora, questi sono il fine, non sono, ripeto, gli stessi progetti, ma come si fanno queste cose. E quando si riesce a mettere insieme
interessi, sviluppare coscienza, entusiasmi, consapevolezza, ecco che si annusa che forse siamo sulla strada giusta. Noi non vogliamo insegnare niente, vogliamo solo, desideriamo metterci a disposizione e fornire degli stimoli che sembrano così, un po' nella nostra scuola, che sembrano un po' funzionare. Mi sembra che il tutto sia stato colto con grande entusiasmo da parte dei giovani studenti, vero? Sì, noi abbiamo delle azioni si chiamava monitoraggio, andiamo a verificare che cosa sta funzionando con dei questionari, che cosa non ha funzionato e come si potrebbe migliorare. Ci stanno un po' trascinando questi piccoli successi in alcune direzioni. Collegare, festeggiare per esempio i 150 anni del grande Guglielmo Marconi il 7 maggio, come abbiamo fatto dall'Arsenale di Venezia con gli amici dell'ISMAR, l'Istituto per le Scienze Marine del CNR, via satellite radioamatoriale, collegare dall'Università di Catania e anche contemporaneamente via radio, quindi satellite radioamatoriale, altre 5 scuole, Gallarate, Roma, sto pensando, è stato anche Camaiore, sì, quindi in Versilia eravamo, e collegare bambini dalle elementari fino all'università che ponevano ad esempio delle domande ai ricercatori, in questo caso del CNR, che facevano ascoltare dei suoni sull'inquinamento marino, è stata una soddisfazione, perché abbiamo visto un interesse altissimo ed è stato un evento, oltre ai progetti, che ha permesso di far capire che esiste la radio, insomma, se il provider cade, se internet non c'è più, la radio rimane ancora la radio, anche satellite radioamatoriale. Ma che bello, ma che bello. Ma lei poi accennava che c'era anche la possibilità, o magari esiste di già, della creazione di una sorta di web radio per le scuole. Sì, allora sui progetti che abbiamo messo in cantiere abbiamo un'iniziativa con 10 scuole pilota, un'iniziativa di web radio dove i ragazzi hanno prodotto dei podcast. Prima di aprire a pioggia a 200 scuole volevamo capire come migliorare questo progetto. Produrre dei podcast per dei gruppi di ragazzi all'interno della singola classe vuol dire lavorare insieme, e anche in questo caso abbiamo visto che le dinamiche dell'apprendimento collaborativo e voler risolvere i problemi sono le medesime, un po' come quando si facevano i progetti per la robotica educativa, dalla quale ho avuto anche il piacere di passare. Anche produrre dei podcast per la web radio è, diciamo, da soddisfazione, e i ragazzi lavorano. Hanno prodotto, queste 10 scuole pilota, dei podcast polarizzati, orientati alle mutazioni climatiche, l'ambiente, la legalità. Abbiamo trovato un network nazionale che non fa pubblicità, lei sicuramente i nostri ascoltatori lo conosceranno, si chiama Radio 100 Passi, e questi si potranno ascoltare su questo network. Ma che bello! Ma tra l'altro io in queste settimane ho visto dei video su YouTube di studenti che in stile delle comunicazioni TED, no? Si presentavano su di un palcoscenico e parlavano per 10 minuti su di un loro tema preferito, individuale, di esperienza personale, eccetera, eccetera. Anche questa è una linea in fondo per fare dei podcast, non le pare?
Sì, 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 ma infatti qual è il vantaggio? Sono d'accordo, il vantaggio di invogliare i giovani a fare dei podcast e poi gratificare i ragazzi, perché bisogna dare anche la soddisfazione di sentirli veicolati su un circuito, sul network nazionale, no? Qual è il vantaggio? Che è molto semplice. Bisogna i ragazzi devono ritornare a imparare a leggere e a scrivere. Un podcast richiede una scrittura, la scrittura richiede che ci sia un ragionamento, no? E quindi un apprendimento. Adesso voglio così, non voglio banalizzare, però anche i podcast aiutano a formare la mente. Ecco, rem ten verba sequentur si diceva una volta, no? Quindi se conosci l'argomento sai, però i ragazzi hanno bisogno di conoscere l'argomento. I ragazzi vanno presi per mano dai colleghi, dai docenti, ai ragazzi bisogna dargli la bicicletta, ma poi sono loro che devono pedalare. E questo è uno degli aspetti, però poi vi sono anche altre cose. Ecco, però viviamo in una società in cui la parola e il saper raccontare, così fare degli interventi, dei discorsi, parlando, non soltanto con lo scritto, ma proprio parlando, è uno strumento essenziale per andare avanti, perché tutto è molto più video, molto più diretto, molto più apparentemente improvvisazione, quindi la scuola a questo punto si sta adeguando a quello che è il presente e che molto probabilmente sarà sempre di più il futuro, non le pare? La scuola è obbligata a adattarsi a questo dramma, quello che è naturale, cioè i modelli comunicativi. Dialogare con i ragazzi ogni 3 anni bisogna proprio veramente cestinare il lessico utilizzato e comprendere le dinamiche. Il giovane adolescente però rimane sempre un punto fermo nello sviluppo di un adolescente. Negli istanti in cui si riesce a catturare l'interesse, si apre un rapporto dove i ragazzi sono pronti a dare tutto e a superare anche se stessi e le loro, quelle che sono chiamate difficoltà, no? E l'abbiamo visto anche noi in alcuni di questi progetti. Noi abbiamo, come ha detto lei, abbiamo cercato stiamo tenendo anche un sistema di qualità nella radio nelle scuole 4.0, quindi abbiamo anche un occhio attento alle competenze, come questo bel prodotto che aveva fatto con l'Unione Europea dal 2000, che ci ha permesso che i nostri titoli di studio, le competenze apprese, sono scambiabili e riconoscibili in tutti i paesi dell'Unione. Le competenze, quindi abilità e conoscenze. Però c'era una piccola sbagliatura che stiamo cercando, perlomeno ci tentiamo. Nei nostri progetti pilota abbiamo messo in risalto che un adolescente non ha solo un problema di competenze, quindi l'EQF, European Quality Framework, ha bisogno anche di capire come è fatto questo adolescente. Allora nei nostri progetti abbiamo un monitoraggio che porta a 3 elementi precisi: ad individuare per gli studenti quali sono le attitudini, non le competenze, le conoscenze, le abilità. Quali sono le attitudini che stai sviluppando? Sono 3. Quindi noi dobbiamo immaginarci un triangolo equilatero. Ai vertici di questo triangolo un ragazzo, un adolescente, può sviluppare in maniera armoniosa, se è equilatero il triangolo, 3 aspetti. Gli aspetti, come si diceva prima, comunicativi, cioè saper comunicare quello che stai facendo. Poi vediamo se lo devi comunicare per iscritto o se lo devi comunicare con un video, con un pod. Comunque l'importante è comunicare. Poi c'è l'attitudine progettuale, che a me piace sempre dire a far di conto, perché se non si sa la matematica, la capacità di progettare, di immaginare, ma anche di progettare, quindi di disegnare,
col computer, tutto quello che vogliamo, e poi le cosiddette attitudini operative. Io non sono un triangolo equilatero perché sono 3 vertici, quindi progettuali, comunicative e operative, perché ormai le mie mani non riescono a piantare neanche un quadro in casa perché ormai sono prigioniere della tastiera del computer. Però le attitudini operative, ci sono dei ragazzi che fanno di quelle cose con le mani, riescono invece, parlano poco ma riescono a costruire con la soddisfazione dall'antenna, riescono proprio a montare, a fare delle cose meravigliose. Bello, bello. Io credo, cari amici che ci state seguendo, che con il professore avremo più occasioni di incontrarci, perché discutevamo prima di cominciare la registrazione di questo incontro di varie cose e credo che il professore e io condivido l'atteggiamento del professore, che è una di quelle persone che guardano avanti, guardano al futuro, anticipano i tempi. Ecco, su questa strada di guardare avanti e di saper anticipare i tempi, qual è, e concludiamo questo primo nostro incontro così, qual è il l'obiettivo finale che lei spera di poter raggiungere con tutto questo grande lavoro che sta facendo e sta coordinando? Allora, tanto non sono da solo, mi deve permettere anche di citare il team nazionale della Radio nelle Scuole, Achille De Santis, Alfredo Gallerati, Vittorino Boaga, Giovanni Carboni e Nicla Unibene. Io questo, perché da soli non si va da nessuna parte. Ah, certo, certo. Io abbiamo sentito l'esigenza di forse dare ancora qualcosa, ma se mi è permesso la leggo, se le è permesso per i suoi ascoltatori, questa splendida trasmissione. 100 volte al giorno mi capita di pensare che la mia vita, quella interiore e quella pubblica, dipende dal lavoro di altre persone, vive e scomparse. E mi dico che devo impegnarmi a restituire come e quanto ho ricevuto e ancora ricevo. Ovviamente questa non è mia, è di una persona che si chiama Albert Einstein, ma che era anche un grande saggio. Ecco, questa è la nostra risposta. Ecco, la ringraziamo. Professore, io la ringrazio, sono sicuro che i nostri spettatori siano rimasti molto intrigati da questi suoi interventi, anzi mi auguro che abbiano il piacere di iniziare sotto questo video delle conversazioni o diano degli stimoli di approfondimento. Io la saluto, però le do appuntamento ad altri incontri nel tempo per tastare il polso su questa iniziativa della Radio nelle Scuole 4.0. È d'accordo? Essere interrogato è la mia passione. Cerco di essere preparato. Grazie professore, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci.